Buongiorno a tutti, sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi ci occupiamo di cancelli automatici e vediamo per quale motivo questi cancelli ogni tanto si bloccano durante il loro percorso di apertura o di chiusura senza nessun apparente motivo. Venite con me. Un cancello scorrevole è composto da varie componenti accessorie e di sicurezza, il cui guasto può comportarne il blocco. In caso di malfunzionamento fate sempre riferimento al vostro manuale di istruzioni. Nel mio caso ho un attuatore per cancello marca BFT modello Deimos bassa tensione. In caso di blocco, anzitutto verifichiamo sempre che non sia scattato il nostro differenziale salvavita a causa di una dispersione tra i conduttori della 220 e la terra. Soprattutto nelle giornate piovose, il contatto tra un conduttore di fase bagnato e la terra può portare allo stacco del differenziale. Fatta questa premessa, dobbiamo innanzitutto andare a verificare lo scorrimento del binario e che quest'ultimo sia effettivamente libero da ostacoli, sassi, bastoncini, rami spezzati, foglie, eccetera, che possono comportare il blocco del cancello scorrevole. Questi cancelli infatti sono dotati di un dispositivo di sicurezza Che blocca l'automazione non appena incontra un ostacolo. Questo dispositivo di sicurezza potrebbe non essere esattamente calibrato e quindi dobbiamo procedere a ricalibrare il motore. Prima di effettuare questa calibrazione però dobbiamo essere certi della scorrevolezza del cancello. A tal proposito andiamo a sbloccare l'apposito meccanismo, in modo da staccare il collegamento tra il motore e il pignone del cancello. Il cancello sarà libero di muoversi a mano e noi lentamente potremo andare a verificare la presenza di attriti o problemi agli ingranaggi. In questa fase possiamo andare a verificare la funzionalità delle olive di scorrimento superiori in nylon, eventualmente lubrificarle con del grasso, inoltre verificare l'integrità del binario di scorrimento, sentendo con le mani eventuali problemi o interruzioni nel rotolamento che percepite come un ostacolo dal microprocessore potrebbero far intervenire la protezione. Il limitatore di coppia misura costantemente la corrente assorbita e quando questa supera un certo valore, il microprocessore toglie l'alimentazione al motore e il cancello si ferma all'improvviso. Su quest'ultimo aspetto ci torneremo più tardi. Proseguiamo con le nostre verifiche ed effettuiamo la pulizia del pignone e della cremagliera di scorrimento sul pignone. La cremagliera è una barra fissata al cancello che scorre sul pignone. Per consentire la dilatazione termica del metallo nella stagione estiva, sono previsti 2-3 mm di spazio in fase di montaggio. In assenza di questa previsione, i denti della cremagliera o del pignone si usureranno più facilmente col tempo. La sdentatura di uno di questi due componenti può provocare improvvisi incastri che il sensore della corrente assorbita percepirà come un ostacolo sullo scorrimento, provocando l'intervento della protezione e il blocco del cancello. Verificate sempre l'integrità di questi denti sul pignone e per tutta la lunghezza della cremagliera. Consiglio di procedere sempre alla pulizia del pignone della cremagliera con un pennello imbevuto di benzina che funge da sgrassatore. Anche la cremagliera ed il pignone, in caso di usura, sono disponibili come parti di ricambio. In fase d'acquisto prestate attenzione alla distanza tra i denti. Bene, a questo punto effettuiamo un terzo controllo, cioè quello dei fine corsa. Queste staffe posizionate nella parte finale ed iniziale della cremagliera vanno a flettere una molla che al suo interno contiene due microswitch che tolgono la corrente al motore quando il cancello raggiunge la fine o l'inizio della cremagliera. Flettendo la molla, il microswitch normalmente chiuso verrà aperto ed il relativo relè toglierà la corrente al motore. La corretta posizione di queste alette poste a destra e a sinistra sulla cremagliera
per decidere il momento dell'interruzione della corrente al motore è fondamentale. Nel tempo possono allentarsi e non funzionare correttamente facendo entrare in blocco tutto il motore. Nel qual caso dovremmo smontarle, riposizionarle correttamente sulla cremagliera e avvitarle saldamente alla stessa. In alcuni casi sono gli stessi microswitch contenuti all'interno di questa molla che potrebbero guastarsi rimanendo aperti o chiusi e bloccando in questo modo il motore in apertura o chiusura. I collegamenti a questi fine corsa. Sui morsetti dell'attuatore questi contatti prendono il nome di switch closing e switch opening, ovvero sia fine corsa di chiusura e fine corsa di apertura. A cancello chiuso sarà aperto il microswitch di chiusura, a cancello aperto sarà aperto il microswitch di apertura. In fase di scorrimento saranno entrambi collegati alla massa COM. Il guasto di uno di loro può comportare la mancata apertura o la mancata chiusura del cancello, oppure l'interruzione durante il moto in apertura e chiusura, o infine una drastica botta in fase di chiusura o di apertura. Anche questi microswitch sono disponibili come parti di ricambio. E passiamo alla quarta verifica delle cosiddette sicurezze, partendo dalla verifica delle fotocellule. Le fotocellule sono composte da una fotocellula trasmittente che trasmette un fascio infrarossi in orizzontale e da una fotocellula ricevente che riceve questo fascio ad infrarossi. Quando il fascio viene interrotto, il microprocessore sa che c'è un ostacolo e a seconda della programmazione ferma il cancello o lo fa tornare indietro. Queste due fotocellule devono essere sempre pulite e allineate tra loro, nonché libere da ogni ostacolo. Possono funzionare a 24 volt alternati o anche continui. Nella fotocellula ricevente è presente un relè che si attiva ogni qualvolta si interrompe questo fascio infrarosso. Sulla fotocellula ricevente è possibile udire il suono di questo relè e verificarne quindi il funzionamento. In assenza del click dovremmo verificare l'uscita di 24 volt alternati dalla morsettiera della centralina dell'attuatore. In presenza dei 24 volt sulla fotocellula potrebbe esserci un problema di guasto della stessa. La commutazione di questo relè posto sulla ricevente entra nella morsettiera attraverso il pin FOT, ossia fotocellula, che normalmente è chiuso. In caso di guasto, i principali indiziati sono il relè, il fotodiodo ricevente ed il fotodiodo trasmittente. Un guasto alle fotocellule impedisce l'apertura o la chiusura del cancello e può interrompere lo scorrimento. In commercio esistono delle fotocellule universali alimentate a 24 volt alternati o continui che potete sostituire alle vostre originali. E veniamo a questo punto alla verifica della costa sensibile. Si tratta di un sistema di sicurezza installato sul bordo del cancello e serve in fase di chiusura del cancello a evitare lo schiacciamento di un ostacolo o uomo presente sul binario. All'interno della costa sensibile è presente un microswitch che comanda un relè attuativo collegato al morsetto cosiddetto bar, normalmente chiuso. A contatto con un ostacolo, questo switch si aprirà segnalando al microprocessore la presenza appunto dell'ostacolo e a seconda della programmazione l'inversione o il blocco del cancello. Inutile dire che anche questa costa sensibile guasta può provocare il blocco del cancello o la mancata chiusura o apertura. La stessa è disponibile come parte di ricambio universale. In alcuni impianti è possibile che sia installato un sensore di veicolo, ossia un sensore che
Attraverso delle spire di cavo elettrico inserite nel terreno riesce a rilevare la massa metallica di un veicolo sopraggiunto al fine di aprire o chiudere il cancello. Questo tipo di sensori viene utilizzato negli impianti semaforici per sincronizzare i vari semafori. E la sua realizzazione è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Anche il malfunzionamento di questo cosiddetto loop detector collegato al piedino open può provocare il blocco del cancello. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento giusto per mettere un bel like e iscriversi al canale. Bene, una volta verificati tutti questi accessori del nostro motore per cancello scorrevole, se non troviamo la soluzione dobbiamo necessariamente aprire lo stesso e andare ad effettuare un controllo più approfondito partendo proprio dalla morsettiera dei cavi di collegamento. La morsettiera nel mio caso è posta sopra la centralina di comando e davanti al motore dell'attuatore. Si tratta di un motore a bassa tensione funzionante a 24 volt e 70 watt di potenza assorbita, quindi 0,5 A di assorbimento, 4 mm di distanza tra i denti del pignone. Studiato per cancelli da massimo 500 kg di peso, coppia massima 20 Nm, reazione all'urto basata su limitatore di coppia elettronico e infine grasso permanente negli ingranaggi. Essendo il motore a bassa tensione 24 volt è disponibile un kit per installare delle batterie tampone da 24 volt che, se siete amanti del fai da te, potete realizzare da soli anche interponendo un piccolo impianto fotovoltaico, il tutto collegato al ponte raddrizzatore dei 24 volt. Una volta aperto l'involucro, in primo piano abbiamo i fine corsa e il trasformatore di alimentazione. Una buona pulizia è sempre efficace per questo tipo di motori sempre troppo sporchi. A questo punto andiamo a verificare che sulla morsettiera non ci siano collegamenti laschi. Partendo da destra, i primi due sono i collegamenti al motore 24 volt. I secondi due sono l'ingresso 24 volt alternati provenienti dal trasformatore di alimentazione posto sul retro, 3 morsetti di input collegati alla molla del fine corsa di apertura e del fine corsa di chiusura, 2 morsetti di output per la lampada lampeggiatore funzionante a 24 volt posto nella parte alta del cancello, 2 morsetti di input collegati all'antenna ricevente posta sempre nella parte alta del cancello, l'uscita 24 volt per l'alimentazione delle sicurezze e delle fotocellule, 2 morsetti programmabili per il secondo canale, 2 ulteriori morsetti di uscita a 24 volt per altri accessori, un morsetto di input default per un eventuale accessorio, un morsetto pedonale per l'apertura con chiave esterna, poi abbiamo una serie di pulsanti di input, particolare start e stop programmabili, l'input della fotocellula che abbiamo già visto, l'input della barra sensibile e infine il pulsante di open, ovvero l'apertura collocata nel pulsante del citofono. Un falso contatto su uno qualunque di questi cavi può comportare facilmente un'interruzione dello scorrimento nel nostro cancello. A questo punto andiamo ad aprire il contenitore di protezione della centralina vera e propria e andiamo ad effettuare l'ultima operazione necessaria per ripristinare lo scorrimento del nostro cancello, ovvero sia la calibrazione della forza motrice. Questa è la mia centralina QSC DMA, sul cui display troviamo tutti i codici di errore e di segnalazione dello stato del cancello. Nel manuale trovate la descrizione per ciascun codice, in questo caso per esempio è attivo il fine corsa di chiusura. Durante il trascinamento il display visualizza la forza che il motore sta imprimendo per spostare il cancello. Questo valore è proporzionale alla corrente assorbita dal motore. In caso di sforzo eccessivo per la presenza di un ostacolo, superata la soglia massima, comparirà la scritta ANP e il cancello entrerà in protezione bloccandosi e tornando indietro.
Piuttosto che impostare manualmente un valore di forza motrice per superare l'attrito del cancello, in questo modello è possibile, attraverso il menu dei parametri, impostare una procedura di autosettaggio della forza motrice sopra la quale interviene la protezione amperometrica. Accedendo a questo menu si arriva alla funzione Autoset, attivando la quale il cancello compie due manovre di apertura e chiusura per verificare la forza motrice necessaria a chiudere ed aprire il cancello, e poi va ad impostare un valore di soglia leggermente superiore per rilevare un ostacolo. Le verifiche precedenti sono la premessa per realizzare correttamente la procedura di Autoset. Con l'utilizzo dei tre pulsanti andiamo a selezionare Autoset sul cancello e premiamo OK. A questo punto il cancello parte con due cicli di apertura e chiusura senza alcuna protezione, e quindi sarà necessario tenersi ben a distanza dal cancello, e in questa fase rileverà la forza motrice necessaria. Chiaramente non deve esserci nemmeno alcun ostacolo allo scorrimento. In questa fase anche i fine corsa sono disabilitati, come potete sentire dalla botta finale in fase di apertura. Al termine della procedura comparirà sul display la scritta OK per confermare l'avvenuta procedura di Autoset con successo. A questo punto la forza motrice del cancello risulterà calibrata all'attrito del binario dello stesso, e la soglia di intervento della protezione antischiacciamento sarà correttamente calibrata. Se vi è utile questo video, questo è il momento buono per mettere un bel like e valutare l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Ma da bravi tecnici elettronici andiamo ad osservare più da vicino questa fantastica centralina Deimos. In primo piano abbiamo il ponte raddrizzatore molto potente per il trasformatore di alimentazione 24 volt, a destra i due relè di comando del motore, con in mezzo una resistenza di potenza che credo debba essere la resistenza di misurazione della corrente assorbita dal motore, utile al fine di rilevare un eventuale ostacolo. A sinistra abbiamo il modulo ricevitore radiofrequenza 433 MHz che riceve la radiofrequenza del telecomando dal morsetto di input dell'antenna. A fianco a quest'ultimo troviamo due relè di bassa potenza legati alla gestione del secondo canale, i pulsanti di comando ancora più a sinistra e il display LCD per le segnalazioni. In basso a sinistra troviamo un fusibile per la 220 che, se interrotto, segnalerà un cortocircuito sul trasformatore di alimentazione. E poi il microprocessore centrale. Nella parte sottostante centralmente abbiamo il condensatore elettrolitico, e ci fa capire che siamo nella sezione di alimentazione con i vari stabilizzatori per fornire i 5 volt necessari alla logica di controllo. Anche in questa sezione troviamo un fusibile, però a bassa tensione, che se interrotto rivelerà un corto nella centralina elettronica. In chiusura allego anche uno schema elettrico che non è quello di questa centralina, ma di un'altra centralina per cancelli, in cui possiamo facilmente individuare i relè di commutazione, le resistenze di sensing per la corrente, il microprocessore centrale con i vari collegamenti di input legati alle sicurezze e di output verso gli altri accessori, mentre in quest'altro schema vediamo il modulo di ricezione della frequenza 433 MHz con l'oscillatore quarzato, e per concludere lo stadio di alimentazione con il ponte raddrizzatore e i vari integrati stabilizzatori di tensione necessari a fornire l'alimentazione alla logica di controllo. A questo punto non mi rimane che rimontare il coperchio alla mia centralina e anche rimontare l'attuatore del mio motore attuatore per cancelli scorrevoli BFT Deimos.
Sperando che questo video vi sia stato utile per risolvere i problemi dei vostri cancelli, vi ricordo che se avete delle domande potete inserirle qui sotto nei commenti e cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. In descrizione troverete tutti i link alle varie componenti per questo attuatore per cancelli scorrevoli. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!